Ciao a tutti, come vedete sto usando qualcosa che ormai è caduto in disuso, ovvero una macchina da scrivere. Questa è un Olivetti Studio 44, un qualcosa che però era fondamentale negli anni 80, ma anche prima e leggermente dopo, per fare le fanzine. Parliamo ovviamente di un'epoca pre-computer. Cos'erano le fanzine? Le fanzine erano dei giornali che si facevano in casa, ovvero persone, ragazzi appassionati che si improvvisavano in qualche modo giornalisti e decidevano di farsi la loro rivista, che poteva essere specializzata su una sola band, su un solo gruppo, quindi una cosa proprio da fan club, da qui fanzine, che è l'unione di fan, ovvero appassionato, e magazine, fanzine. Oppure poteva essere su un determinato genere musicale, c'erano le fanzine che parlavano soltanto di punk, quelle che parlavano soltanto di musica gotica, quelle che parlavano di heavy metal, eccetera. La macchina da scrivere non era l'unico elemento. Innanzitutto c'erano i trasferibili, che purtroppo non ho, che erano delle mascherine di plastica trasparente che avevano delle lettere e dei numeri con dei determinati caratteri particolari molto belli, e passandoci sopra con la penna praticamente queste lettere si incollavano al foglio e creavano quindi delle scritte che la macchina da scrivere non offriva. C'erano le fotografie, le foto che venivano fotocopiate e poi ritagliate, per cui si usava il taglierino aiutato da un righello o da una squadra per fare i tagli ben precisi. Era un vero e proprio lavoro di artigianato. Spesso si usavano anche dei pennarelli, tratto pen o chine per rinforzare i colori. Venivano su dei fogli alti così, che erano i master, da cui poi dopo venivano fatte le fotocopie in copisteria, e quello era il risultato finale che veniva spillato e distribuito in vario modo. Fanzine c'erano tantissime in tutto il mondo, anche in Italia. Cioè, parlare di tutte sarebbe impossibile, però qui ne ho qualcuna. Questa è Bidet, per esempio, numero 0, fatta nel 1979, curata dal buon Cristiano Rea, che aveva un punto di forza che erano i suoi disegni, che sicuramente davano quel tocco in più notevole che altre fanzine non avevano. Comachino numero 3, ecco proprio lo stile fotocopie, fotocopiate, questa è tutta la cosa fatta con la macchina da scrivere. Cioè, poi è stata l'evoluzione. Urlo, che inizialmente era Urlo Wave, questo è il numero 31, sono state fatte tantissime copie, e questa già è stampata in tipografia, quindi questa è già un'evoluzione. Addirittura c'era un flexi disc in allegato che si poteva sentire col giradischi. Lobotomia, abbiamo Ars Moriendi, Drina Mill e tante altre. Oggi però mi concentrerò su una in particolare, ovvero Tribal Cabaret. Tribal Cabaret è stata creata nel 1982 da Daniela Giombini e Romano Pasquini e è andata avanti fino al 1985 per un totale di 6 numeri. Ce ne parlerà proprio Daniela. Alla fine del 2022 Tribal Cabaret ha ripreso le pubblicazioni ripartendo dal numero 7, cioè dove si era fermata, e mi vede coinvolto in prima persona insieme a Daniela per portare avanti questo progetto, che ovviamente oggi non è più fatto con la macchina da scrivere o con i trasferibili, ma bensì col computer, cercando però di tenere vivo quello spirito che era appunto quello caratteristico, un po' artigianale, fai da te, degli anni 80. Ve lo spieghiamo meglio in questo video. Buona visione. Come nasce Tribal Cabaret e quando? Tribal Cabaret nasce nel 1982. Inizialmente si chiamava Schwarzkopf, i primi due numeri infatti avevano questa denominazione.
Dal numero 3 in poi la fanzine prende il nome Schwarzkopf Tribal Cabaret e poi nel numero 4 soltanto Tribal Cabaret, perché per la vecchia formazione della fanzine rimaniamo io e Romano e entra a far parte stabile della fanzine Rita Mandolini. Qual era la motivazione che vi ha spinto a fare una fanzine? L'idea di conoscere altre persone che la pensavano come noi, l'idea di condividere i nostri gusti musicali e di fare amicizie non solo a Roma ma anche nel resto d'Italia. Tecnicamente come si faceva un numero? Con fotocopie, trasferibili, bianchetto, pennarelli neri, cartoncini. Poi gli articoli erano scritti ovviamente a macchina da scrivere. Qui tutti gli strati sovrapposti, sotto c'è il cartoncino, le righine sono fatte a mano, questi sono fatti con i trasferibili. Come trovavate le persone che volevate intervistare, musicisti, gruppi? All'epoca di Schwarzkopf i contenuti erano più che altro delle persone che conoscevamo a scuola, quindi Bloody Riot, Shotgun Solution, oppure nel quartiere, tipo i Rat Shake 5 che erano di Monteverde, oppure i Luxfero, insomma tutti amici più o meno. Invece dal numero 4 in poi incominciamo a intervistare i gruppi stranieri. Andavamo ai concerti e lì andavamo già con l'idea di fare l'intervista, quindi col registratore e provavamo ad intervistarli e vedevamo che poi non era così difficile, avevamo le stesse chance dei giornalisti professionisti, tipo con i Tuxedo Moon all'Espero ci diedero un'intervista e ci concessero anche un set fotografico fatto con la macchina fotografica professionale di mio fratello, con tanto di cavalletto perché altrimenti, sai, la sera non è che venivano bene le foto senza flash. E così è stato anche nel caso di altri che in seguito abbiamo intervistato, perché poi già dal numero 5 in poi abbiamo cominciato a prendere il via con tutti i gruppi stranieri che venivano a Roma, tipo Sex Gun Children al Piper Club, lì li abbiamo intervistati, Palace Hamburg che era un gruppo tedesco anche loro, Steve Piccolo e poi tanti italiani, il FIBA, i Neon, i Crisma. Nel numero 6 abbiamo intervistato i Cult, i Virgin Prunes, i Sister Sommersi, eravamo andati fino a Monaco di Baviera per intervistarli. E lì siamo stati presi in grande considerazione da tutta la band, anche da Andrew Eldritch che ci ha concesso un'intervista dicendoci in anteprima che il gruppo si sarebbe sciolto di lì a breve. A un certo punto avete anche cominciato a metterci delle compilation in cassetta, come mai? Come è uscita fuori questa idea? Guarda, la cosa è nata già dal numero 5, perché c'erano tanti buoni gruppi a Roma, in Italia, con cui scambiavamo appunto la fanzine, le cassette, eccetera. Qualcuno già aveva allegato alla propria fanzine il materiale sonoro, eccetera, per cui anche noi abbiamo voluto fare questo esperimento. Qualche nome dei gruppi che sono nelle compilation dei numeri 5 e 6? Allora, nel numero 5 avevano partecipato i Videozona, gli Illogico, che erano due gruppi molto popolari di Roma, poi abbiamo avuto la partecipazione di Daniele Sciullini di Firenze, Detonazione, Difform, Claudio Doll e tanti altri. Nel numero 6 invece hanno partecipato i Carillon del Dolore, Not Moving, Monodroma. E per la distribuzione come facevate? Era un'autodistribuzione fatta uno nei negozi di dischi dove la distribuzione era gratuita, loro ce le vendevano e ci davano l'intero importo di quello che vendevano, no? E anche nel resto d'Italia la distribuzione era fatta così, lo spedivamo nei negozi di dischi oppure ad altri ragazzi che avevano le fanzine come noi, scambiavamo 10 copie con 10 copie. Per cui avevamo una distribuzione un po' in tutta Italia, insomma era ben distribuita, tanto che l'ultimo numero avevamo fatto 1000 copie
e nel numero 5 ne avevamo, mi sembra, 500-600 copie. Nel tempo, non immediatamente, ci voleva un po'. I lettori comunicavano con voi? Sì, ci scrivevano delle lettere e alla fine diventava una specie di amicizia anche quella. Alcuni di loro ancora sono amica negli anni. E quali erano i costi che dovete sostenere per produrre un numero? Calcolando che eravamo ragazzini di 19-18 anni e non avevamo una lira, per cui i costi erano più che altro per quell'allegato sonoro, le cassette che comunque avevano un costo, e poi dovevamo anche contenere il costo di produzione. Non è che la fanzine poteva costare più di tanto, spesso mi privavo, che ne so, dei vestiti o dei dischi per fare la fanzine. In cambio comunque ricevevamo un sacco di materiale da parte dei gruppi, dischi, più che altro cassette, ci regalavano le foto, oppure non pagavo niente quando andavo ai concerti, come se avevo la libera entrata dappertutto. Ciao a tutti, eccoci qui. Dopo aver parlato di quello che è stato Tribal Cabaret negli anni '80, siamo qui di nuovo con Daniela Giombini. E Dario Calfapieta. Sì, perché anch'io faccio parte di questa reprise, chiamiamola così. Com'è nata l'idea di riprendere Tribal Cabaret nel 2022? Beh, è stata una bella scommessa a cui non credevamo all'inizio neanche noi tantissimo, nel senso che niente. eravamo anche indecisi sul formato audio da mettere, se continuare Esatto. con le cassette oppure mettere dei CD che erano molto più economici. Però per dare continuità abbiamo deciso che col numero 7, uscito a dicembre 2022, avremmo allegato, così come Daniela faceva negli anni '80, una compilation in audiocassetta. Da notare le difficoltà, perché trovare un posto che stampasse le cassette nel 2022 non era semplice. E nemmeno economico. No, assolutamente. Però l'abbiamo fatto e abbiamo allegato di nuovo il booklet con le schede dei vari gruppi e anche per quel numero così pilota anche degli adesivi. Che diceva la gente del ritorno su carta stampata? Questo ritorno fatto con passione, perché poi la fanzine è fatta con passione come lo facevamo negli anni passati, per cui ci hanno anche supportato sia i gruppi che le persone che la compravano nel passato, a cui si sono aggiunti anche nuovi. Molti erano scettici all'inizio sul fatto di dare una audiocassetta in allegato perché non avevano più come ascoltarla, però invece poi dopo un paio di numeri facemmo una sorta di referendum: volete il CD o la cassetta? E in un anno, forse in un paio di numeri, era già cambiato tutto. Sì, le cassette sono tornate di gran moda. Infatti eccoci qua, adesso siamo arrivati al numero 12 e abbiamo tutte queste belle cassette, tra l'altro, che cambiano i colori. Il numero 8 era nera, il numero 9 rossa, poi bianca e vabbè, via dicendo, fino all'ultima che è azzurra. Siamo arrivati al numero 12, che è uscito poco fa, novembre 2025. A livello di grafica, ovviamente adesso, oggi, non si usa più la macchina da scrivere, ma si usa il computer, no? Però graficamente, esteticamente, la fanzine è rimasta molto simile. Abbiamo voluto mantenere quella linea che era Tribal Cabaret negli anni '80. Questi neri molto marcati, col computer abbiamo ripreso il font dei trasferibili dell'epoca. Penso che i risultati oggi siano apprezzabili. Chiaramente oggi la stampiamo in tipografia, quindi su carta buona, carta pesata, non è più come prima. C'è ancora qualcosa di manuale nel fare una fanzine oggi, oppure ormai è tutto computer e basta? No, c'è un 50% che è totalmente manuale. Le cassette ci arrivano registrate, ma poi vanno assemblate, nel senso che vanno messe le etichette che a volte vengono ritagliate una a una
Oppure le parti della tipografia poi vanno messe imbustate, c'è la fanzine, c'è il booklet, nella cassetta poi va messa la copertina, a volte c'è l'etichetta per il lato A e il lato B, e a volte finiamo anche i numeri 1 e 2, per cui ogni cassetta è diversa dall'altra. Tutto questo è fatto manualmente. Quindi, se ho capito bene, non ci sono mai due cassette identiche. Mai. E abbiamo pure tanti collaboratori veramente che hanno una grossissima mano. E poi è bello pure supportare i gruppi emergenti. Assolutamente, perché è pieno di gruppi italiani e stranieri fantastici. Sì, e tra l'altro in occasione della realizzazione del documentario Roma Suar sui tour di Nirvana in Italia, per la colonna sonora abbiamo pensato di utilizzare proprio quei gruppi che erano presenti nelle compilation allegate ai numeri 7, 8, 9 e 10 di Tribal Cabaret. In questo caso abbiamo utilizzato tutti i gruppi italiani. Esattamente. Che è una scena, quella italiana, che va assolutamente promossa. Ed è stato fantastico che queste sinergie si sono sposate così bene, perché da una parte i gruppi sono stati entusiasti di partecipare e di far conoscere anche la loro musica attraverso la colonna sonora del film, che ha girato un po' per tutta Italia e è andato Poi anche i all'estero. gruppi ci hanno supportato, ci hanno assolutamente Esatto. supportato tantissimo, come noi abbiamo supportato loro. Esattamente, è stato veramente io direi Uno quasi scambio reciproco. un lavoro collettivo. Io Sì. penso che parte del merito di quelli che sono stati riscontri in Roma Suar è anche grazie ai gruppi italiani che fanno parte della colonna sonora di Roma Suar, che ringraziamo. Tribal Cabaret è comunque un lavoro d'equipe che non sarebbe possibile senza tutte queste persone che contribuiscono a farlo insieme a Daniela e a me, che organizziamo il tutto. Quindi supportate le fanzine, questo è un lavoro Fatto con passione. autoprodotto, autodistribuito, e ogni numero serve a sovvenzionare il numero successivo. Se potete entrare in contatto con noi, ci trovate sia sui social media come Tribal Cabaret, oppure potete scriverci tribalcabaretfanzine@gmail.com. Ciao a tutti Ciao. e grazie.